Tutto ha inizio a Kansas City, negli anni '20, una città corrotta, sotto il controllo di un politico potente, Tom Pendergast. In America c'era il proibizionismo, ma i gestori dei club pagavano le tangenti alla macchina di Pendergast e in cambio la polizia non faceva irruzione. I locali notturni non chiudevano mai a Kansas City e l'alcol scorreva a fiumi 24 ore su 24, proprio come il jazz. La musica dominante non era ancora il frenetico swing delle big band, ma un mix di ragtime, blues e il primo jazz orchestrale. Il re indiscusso di questo periodo era Benny Moten. Poi negli anni 30 arriva lo swing. Dopo la morte di Benny Moten, un pianista della sua band, Count Basie, prese le redini e perfezionò quel suono rilassato basato sul riff che divenne il marchio di fabbrica del Kansas City Style. Ma già in quegli anni si aggirava per i bassifondi della città un ragazzo scapestrato, Charlie Parker. Il sassofono glielo aveva regalato sua madre. Aveva iniziato a suonare in giro. Una sera, durante una jam session, sbagliò tempo e il batterista Joe Jones, per umiliarlo, gli lanciò un piatto della batteria tra i piedi, tra le risate di tutti. Charlie era scappato via piangendo e aveva iniziato a esercitarsi anche per 15 ore al giorno. Era un ragazzo povero e irrequieto. A 16 anni aveva già iniziato a farsi di eroina. Pensate che il dottor Richard Freeman, quando anni dopo ne constatò il decesso, stimò che il corpo appartenesse a un uomo di 53 anni. In realtà Charlie ne aveva vissuti solo 34. Nonostante la sua vita brevissima, però aveva cambiato il jazz per sempre. Ciao, io sono Francesco e sul mio canale parlo di musica. Benvenuti nel lato speakeasy del mio canale. Qui violiamo la legge. I brani che sentite sono originali e violano effettivamente la legge sul copyright. Proprio per questo non potrò ottenere i ricavi delle visualizzazioni. Se volete sostenere questo traffico illecito di buona musica e aiutarmi a tenere aperto il locale, potete abbonarvi al canale. I video sono comunque disponibili per tutti. Anche questo giro lo offrono gli abbonati. Lo stile di Parker è unico e innovativo. Segnerà il passaggio dalla swing era al bebop della metà degli anni 40, influenzando tutti i musicisti successivi. Se lo swing era fatto per ballare, il bebop di Parker era fatto per ascoltare. Era vera arte, caratterizzata da velocità vertiginose, complessità armonica e una richiesta di virtuosismo tecnico mai vista prima. Ascoltiamo il brano Coco. Notate la capacità di Parker di suonare a velocità folli, mantenendo una logica melodica cristallina. Charlie era iperattivo. Si faceva, mangiava come un cavallo, beveva come un pesce ed era sessualmente attivo come un coniglio. Sembrava non dormire mai, sopravvivendo grazie a piccoli pisolini. Ben presto si trasferì a New York. Il jazz si era spostato dalle grandi sale da ballo dell'era dello swing ai club più piccoli e intimi. Il centro nevralgico era la 52esima strada di Manhattan, The Street, costellata di locali in cui si suonava fino all'alba. I musicisti come Parker vivevano una vita sregolata, fatta di serate e ingaggi passeggeri. A tarda notte ci si spostava ad Harlem, in locali come il Minton's Playhouse. Qui, dopo l'orario di lavoro, i musicisti si riunivano per jam session notturne. Era in questi contesti informali, spesso insieme al trombettista Dizzy Gillespie, che nascevano le innovazioni del bebop. Prima di Parker, i jazzisti improvvisavano intorno alle note fondamentali dell'accordo, la prima, la terza, la quinta.
Parker fu tra i primi ad aprirsi a un'armonia avanzata, intessendo le sue melodie intorno alle note più alte e instabili dell'accordo, la nona, l'11ª e la 13ª. Invece di considerarle dissonanze da risolvere subito, Parker le accentuava sui tempi forti della battuta, facendole diventare la nuova normalità melodica. C'erano stati dei precursori di questo nuovo stile, uno su tutti il pianista Art Tatum. Pensate che Parker da giovane lavava i piatti in un locale solo per poter ascoltare Tatum suonare. Tatum era un mostro. Persino il pianista Rachmaninoff una volta l'aveva sentito suonare e aveva esclamato: «Se quest'uomo decide di mettersi a suonare musica classica, siamo tutti nei guai». Al Jimmy's Chicken Shack, Parker ascoltava Tatum dalla cucina e ne assorbiva due elementi chiave che avrebbe trasferito sul sassofono: il virtuosismo sovraumano e l'armonia complessissima. Con il bebop, musicisti come Parker si presentarono per la prima volta come artisti intellettuali. Non suonavano più per far ballare, ma per essere ascoltati. Questo creò una frattura con il grande pubblico, che trovava la nuova musica nervosa e difficile. A differenza dello swing, che era fluido e prevedibile, il fraseggio di Parker era irregolare. Accentuava spesso i tempi deboli della battuta, le parti illevare, creando un effetto di sorpresa continuo. La sua firma stilistica è l'uso improvviso di terzine velocissime in mezzo a frasi di crome che danno l'idea di qualcuno che sta parlando e improvvisamente accelera il discorso per l'eccitazione. Parker non finisce mai le frasi dove te lo aspetti. Spesso inizia una frase a metà di una battuta e la finisce a metà della successiva, scavalcando le stanghette del tempo. Viveva più vita lui in un breve lasso di tempo che qualsiasi altro essere umano, ma i suoi problemi con la droga peggioravano sempre di più. Spesso suonava per comprarsi una dose. Tutti questi elementi dettavano i ritmi della sua arte. Era prassi comune per Charlie impegnare il proprio sassofono subito dopo una serata per ottenere denaro contante, per comprarsi una dose e magari un po' di Southern Fried Chicken. Miles Davis una volta dopo un concerto lo beccò in un taxi a mangiare pollo fritto mentre una ragazza gli praticava una fellazio. Questa è Moose the Moosh. Parker intitolò questo classico del bebop al suo spacciatore di Los Angeles, Henry Moose Beard, che era su una sedia a rotelle. Parker gli concesse metà delle royalties del brano come pagamento per i debiti di droga accumulati. Era un tipo gentile e simpatico e un padre amorevole, ma non viveva in tempi semplici. Sulla 52esima strada era venerato come un genio musicale, i critici e i fan pendevano dalle sue labbra, ma appena scendeva dal palco tornava a essere solo un nero per la società. Non poteva fermare un taxi e molti hotel di lusso si rifiutavano di ospitarlo. Sulla street lo chiamavano Bird. Il riferimento era al pollo, Yardbird, che lui adorava mangiare, ma per tutti quel nome divenne poetico. Il suo stile esprimeva un senso di libertà assoluta, come il volo di un uccello. Eppure quando andava in tournée nel sud non poteva mangiare nei ristoranti dove suonava, né usare il bagno. Doveva dormire in autobus o negli hotel per neri, con la polizia che lo trattava come un criminale. È proprio questo il bebop, un atto di rivolta. Charlie Parker non era un intrattenitore, era come un fottuto Beethoven nero.
Il suo sogno più grande non era suonare nei club famosi, ma nelle sale da concerto. Verso la fine della sua vita riuscì a registrare con un'orchestra di violini e archi. I puristi gridarono allo scandalo, ma per Charlie quella era la vetta. Finalmente la sua musica complessa aveva la cornice nobile che meritava. Charlie con gli archi, quello era il suo disco preferito. Sentite la meraviglia di questo brano, Just Friend. La sua ultima sera si ritrovava nella suite di una sua amica ricca, una baronessa, che amava molto il jazz e che gli faceva da mecenate. Lei raccontò che nel momento esatto in cui Parker morì, risuonò un grande e inspiegabile tuono nel cielo di New York. Questo musicista ha smontato le vecchie forme rassicuranti dello swing per ricomporle in modo spigoloso, asimmetrico e quasi cubista. Ha fondato il vocabolario del jazz moderno e oggi nessun musicista può suonare senza citare anche involontariamente una frase di Bird. Io sono Francesco e sul mio canale parlo di musica. Vi invito a iscrivervi e ad abbonarvi. Un saluto, al prossimo video. Ciao ciao!